Ciao a tutti ragazzi, buona domenica e bentornati o benvenuti sul canale con le news della settimana. Questa è stata l'ennesima settimana abbastanza ricca di contenuti fra annunci, release non solo di Hot Toys e ovviamente non sono mancate le polemiche che stavolta per l'appunto non riguardano Hot Toys per una volta. Quindi ragazzi, come la roba è abbastanza, non perdiamo altro tempo e cominciamo subito con le release. Release in caso Hot Toys che non si sta fermando un secondo. Avevamo parlato un paio di settimane fa di quello che era il planning annunciato da Hot Toys stessa, sul planning delle release che avrebbe fatto nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Invece sta andando come un treno e ne ha già praticamente rilasciate 3 di quella serie di doll. Questa settimana è stato il turno di Peter Parker di Spider-Man 2 e non solo, come andremo a vedere fra poco. Intanto Peter Parker nella sua black suit tratta dal videogioco di Spider-Man 2, Marvel Spider-Man 2 per PlayStation 5. E che dire, questo è uno dei pezzi che più attendevo per quanto riguarda quel planning di release e finalmente, purtroppo non subito, ma fra penso e spero un paio di mesi, avrò l'occasione di averlo tra le mani e di portarlo ovviamente sul canale. Secondo me è un pezzo fantastico, niente di particolarmente eccelso, però sapete che quando si tratta di Spider-Man in ogni sua forma io vado fuori di testa. Mi piace tantissimo questa texture del costume che mi dà proprio l'idea appunto del simbionte, bellissimo, e verrà appunto, è stato rilasciato in 2 versioni. Qui intanto vediamo il solito recap di quello che c'è all'interno della scatola, quindi Spider-Man con il suo costume da simbionte, diciamo, con le solite zampe di ragno articolate, ovviamente color argento, basetta esagonale nera con il logo di Spider-Man 2, vari tipi di mani, ragnatele e quant'altro. Questo per quanto riguarda almeno la Collector Edition, ovvero l'edizione standard, che è quella che ho preordinato io. La Special Edition invece è quella che in aggiunta a quanto detto fino adesso ha questa testa intercambiabile con appunto la normale suit, il normale costume di Spider-Man rosso, mentre appunto il simbionte sta prendendo possesso del suo corpo. Vi ripeto, una bellissima doll che non vedo l'ora di avere tra le mani e di portarvi sul canale. Per quanto riguarda gli amanti di Spider-Man, ragazzi, rimanete sintonizzati sul canale perché a breve, spero, ci sarà una bella sorpresa. Per quanto riguarda invece la seconda release, sempre di quel planning di Hot Toys, abbiamo finalmente questa Mark 7 tratta da Iron Man 3. Mark 7 che è molto interessante perché è la versione appunto con l'armatura aperta, piena di luci, piena di tante cose molto belline, e soprattutto è molto interessante quello che è il meccanismo, insomma, che fa sì che tutto questo venga aperto. Sarebbe bello, proprio bello vederla in azione, quindi purtroppo io non l'ho preordinata, quindi attendiamo i primi video magari in giro per sia YouTube che il web, perché è davvero molto molto interessante, è completamente leddata con anche la basetta con le batterie, quindi è davvero un ottimo pezzo da esposizione, completamente in diecast, quindi un pezzo per tutti i grandi fan di Iron Man, un pezzo che deve essere acquistato, deve essere in collezione. Il prezzo è quello solito delle diecast, parliamo di 353, ovviamente prezzo sideshow ragazzi. E andando a vedere un paio di cose, un paio di caratteristiche al volo, quindi possiamo vedere appunto diversi, tutto in diecast, altezza 32,5 cm, un sacco di LED, tanta bella roba e come vedete servono 3 batterie per quanto riguarda l'illuminazione della basetta. Un ottimo pezzo, non so quanti di voi l'abbiano acquistato, è un po' magari un po' di una chicca, diciamo, per il collezionista che vuole anche la versione di Iron Man con l'armatura aperta, insomma, un po' particolare. Comunque mi incuriosirebbe tantissimo vedere appunto il meccanismo che permette tutta questa roba, davvero spettacolare secondo me. Andiamo avanti però con
l'annuncio, rimanendo sempre in tema Iron Man e sempre in tema Mark 7, ma stavolta l'armatura tratta da Avengers, è stato appunto annunciato Iron Man Mark 7 da Hot Toys nella sua colorazione nera e oro. Hot Toys non solo, nel momento in cui ha fatto un piccolo tease con 3 immagini di questo Iron Man, ha specificato quanto ovviamente quest'estate sarà molto ricca di nuovi annunci per quanto riguarda il fronte Marvel. Quindi Capitano sarà molto contento, Capitano è un grande iscritto al canale, ormai storico, e quindi ovviamente sappiamo anche per quale motivo è stato fatto un annuncio del genere, perché fra un mese o poco più è in uscita Deadpool e Wolverine, e quindi non potranno mancare gli annunci proprio relativi ai personaggi della Marvel. Mi auguro che facciano anche qualcosa di diverso, però intanto accontentiamoci di questo. Quindi una settimana circa, qualche giorno dopo il tease, ecco qui l'annuncio ufficiale di Iron Man Mark 7. Mark 7 quindi in queste colorazioni, molto figo, devo dire la verità, prezzo 382 euro, ma in edizione ovviamente limitata a 2500 pezzi, ragazzi. Quindi purtroppo siamo saliti a quota all'incirca nel 2024, circa un 30% delle doll che sono state annunciate sono in edizione limitata. Finché fanno cose del genere, cioè una sorta di riciclo anche questa volta di Iron Man, mi va anche bene, diciamo. L'importante è che non facciano dei pezzi mainstream in edizione limitata, anche perché per il nostro mercato europeo potrebbe diventare un bel problema. Andiamo a vedere un paio di dettagli anche in questo caso, anche se non c'è nulla di particolarmente differente da quanto visto anche prima. Abbiamo l'elmo che è alimentato a LED, come tutti gli Iron Man, abbiamo visto in altre occasioni anche, se volete recuperare anche l'Iron Man che è in mia collezione, tratto da Civil War, potete vedere qualche video dedicato appunto sul canale e anche quello di Endgame. Abbiamo 30 punti di snodo, 32,5 sempre l'altezza, completamente in diecast, e poi vabbè abbiamo diverse parti intercambiabili, diverse mani, armi e quant'altro. L'Iron Man è molto bello secondo me, questa versione con la parte dorata tra l'altro che sembra appunto è metallizzata, quindi sarà davvero bellissimo da vedere con le giuste luci nella teca, sarà veramente un pezzo meraviglioso secondo me. Però ecco, in edizione limitata stiamo a vedere, insomma, non penso di preordinarlo almeno per il momento, e poi vedremo magari in futuro se ci sarà qualche pezzo avanzato, ma dubito. Quando si tratta di Iron Man sono tutti stufi di Iron Man, però alla fine si compra sempre. Poi passiamo invece a Qui Studios e in Art con finalmente l'apertura del preordine di Hermione. Abbiamo già visto nelle settimane passate, ormai non è passato nemmeno troppo tempo, che è stato rilasciato il preordine di Ron Weasley. Qui ovviamente ragazzi non fateci caso perché ovviamente non manda free shipping to Australia e New Zealand e non è disponibile ovviamente nel mio paese, ma questo già lo sapevamo. Vi dicevo, per la versione per Ron c'era una versione standard e una versione deluxe, anche con ovviamente i capelli artisan e qualche accessorio in più che avevamo visto. Per invece Hermione abbiamo soltanto una versione singola, una versione deluxe possiamo definirla, perché ovviamente i capelli di Hermione sono solo impiantati, quindi definiamola appunto una versione artisan, anche se quella è la definizione che diamo alle doll di Hot Toys. La polemica di questa settimana è proprio data da Hermione, perché appena sono uscite queste foto, adesso cercherò di farvela vedere, spero che si veda bene in camera, tutti hanno notato, a parte la bellezza del personaggio e l'upgrade che è stato fatto anche a livello del viso rispetto al prototipo che era stato annunciato ormai un po' di tempo fa, tutti non hanno potuto fare a meno giustamente di notare le giunture visibili, le articolazioni visibili sulle ginocchia. Ora, questa è scattata subito la polemica, è scattato il delirio, oddio, in Art fa le cose male, eccetera eccetera. Ora,
raga, prima di partire subito all'attacco bisognerebbe un attimino riflettere e pensare un secondo. È vero, 500 e passa euro, come vedremo fra poco, per una doll del genere e poi trovarsi l'articolazione del ginocchio sarebbe stata una cagata. Però in arte è anche in arte, quindi basta semplicemente dire le cose con calma, e infatti in arte stessa ha già provveduto alla cosa, perché ha subito annunciato, e qui appunto su Facebook abbiamo ascoltato i vostri commenti riguardo le gambe, stiamo cercando delle opzioni senza soluzione di continuità, quindi appunto silicone o non so che cosa faranno, magari metteranno un sottile strato di tessuto per non farlo vedere, insomma, basati sul feedback dei collezionisti. Grazie per aver condiviso le vostre opinioni. Quindi in arte in più occasioni ha dimostrato di essere un'azienda molto seria, che ascolta i collezionisti, ascolta i feedback, ascolta le polemiche, al contrario di qualcun altro. Quindi, prima di far partire sempre la polemica a tutti i costi e creare il casino che si è creato negli ultimi 2 o 3 giorni, ecco, con calma, magari scrivere in art, con calma, commentare, far presente la cosa, ma purtroppo, soprattutto qua da noi, raga, succede sempre il finimondo ogni piccola cosa. E vabbè, comunque in questo caso per fortuna si è risolto e il problema delle articolazioni delle ginocchia di Ermione verrà sistemato. Poi, altro piccolo sguardo, sempre rimanendo in caso Toys, che ultimamente ovviamente sta mettendo un po' di pepe in quel posto per quanto riguarda l'uscita di Deadpool e Wolverine, quindi ha fatto un paio di annuncini facili, veloci, in cui fa una sorta di tease. Usciranno ovviamente i Cos Baby di Deadpool e Wolverine, e qui ha rilasciato questa immagine facendo intuire appunto, cioè intuire, manco tanto, lo scrivono proprio, che a breve usciranno gli annunci delle doll relative a Deadpool e Wolverine. Secondo me usciranno poco dopo il film, magari qualcosina prima, però oscureranno qualcosa per ovviamente evitare gli spoiler, non lo so. Ma comunque appunto ci si ricollega a quanto detto in precedenza riguardo appunto il fatto che Hot Toys ha appena annunciato che quest'estate sarà caratterizzata da tanti annunci riguardo la Marvel. Fino adesso abbiamo avuto Star Wars, fra poco avremo la Marvel e qui non ho altro da dire. Quindi prepariamoci, perché quelle saranno delle doll imperdibili, quelle di Deadpool e Wolverine, almeno alcune di esse, secondo me saranno veramente tante in base a quanti personaggi usciranno, però ecco, non ve le fate sfuggire perché sarebbe veramente un grande peccato. Fase finale ragazzi, come al solito facciamo un salto sul Colosso dei Nerd per vedere le ultime novità, gli ultimi preordini che sono usciti sul sito. Non ricordo sinceramente dove eravamo rimasti la scorsa settimana, però sono ovviamente imperdibili per chi non collezioni altro, soprattutto le SH Figures dedicate a Star Wars, a episodio 4, ragazzi, allo Stormtrooper, Darth Vader, C3PO e R2D2. Sono dei pezzi che potete vedere da voi anche sul sito, sono bellissimi, quindi ve li consiglio caldamente. È uscito il preordine finalmente di Kit Fisto a 2,99 come possiamo vedere, e questo sarà mio. Tanta altra bella roba per gli amanti degli anime, tra cui scusate, sempre in casa SH Figures abbiamo ad esempio l'Ichiraku Ramen di Naruto, altri pezzi della Figures Zero, raga, veramente tanta bella roba. E la nuova armatura, il T60 della Tri-Zero, che sta facendo questa serie di armature dedicate a Fallout, e già presente il preordine di Ermione, di cui abbiamo parlato fino adesso, della In Art, a 535, ovviamente come sempre prezzo colosso. Detto questo raga, mi sono prolungato un pochino, vi chiedo scusa, però era necessario mettere a posto, diciamo, i vari tasselli. Un'altra settimana molto interessante, spero che sia questo l'andamento dell'estate, perché sarà senza dubbio un trimestre bellissimo se continuano in questo modo. Sono tante le release di Hot Toys che mi aspetto, se questi sono i ritmi appunto non vedo l'ora di parlare dei prossimi annunci, delle prossime release che verranno fatte.
e fatemi sapere voi se preordinerete Hermione di Inart e che cosa prenderete di quello di cui abbiamo parlato in questo video, e soprattutto se avete qualche aspettativa rispetto alla prossima settimana. Nel frattempo, parlando di Deadpool e Wolverine, volevo ricordarvi che è uscito un trailer leggermente differente in cui si intravede Lady Deadpool nel trailer, quindi andate a guardarlo, raga, di corsa. E come al solito io non mi resta che augurarvi di nuovo una buona domenica, un buon fine settimana, e noi ci vediamo come al solito ad un prossimo video. Ciao raga, a presto!